Ciao a tutti e bentornati su White One Racing. Io sono Francesco e oggi perdiamo la testa, abbiamo trovato le teste. A tra poco. Oggi affronteremo il discorso candele da un punto di vista inedito, in particolare rispetto alla conformazione dell'elettrodo centrale, cioè vedremo come accoppiare le candele alle teste a seconda della forma della camera di scoppio, scegliendo tra quelle a elettrodo normale o elettrodo prominente, identificate con la sigla P nella classifica NGK. Intanto vi presento le teste che abbiamo scelto per farvi vedere. Questa è una testa Polini per i nuovi kit 2.10-2.21. È un'ottima testa dal costo basso, con una qualità dell'alettatura eccellente che permette un funzionamento ottimale, un ottimale raffreddamento. Ha la camera di scoppio un po' piccola. Questa qui è una testa SIP particolare, ricavata dal pieno, molto bella e pesante. In passato è stata provata e vedete che ha queste alettature anche in questa ortogonale rispetto al verso consueto, e questo qui permette di sfruttare meglio la forma della cuffia originale senza fare lo scasso che a volte si fa su queste alette per facilitare il passaggio verso i lati. È stata provata in passato e hanno trovato che facesse scaldare il motore, ma questo non accadeva perché la qualità del raffreddamento fosse scadente, ma semplicemente perché ha una camera di scoppio piuttosto piccola. Questa è stata un pochino allargata rispetto a come era originale. Poi questa è la classica testa Malossi in dotazione ai kit sia MHR che Sport, che ha, ecco, questo piccolo gradino di 0,5 millimetro e che è una buona testa. Poi abbiamo, c'è da dire una cosa: queste teste qui, la Polini costa molto meno delle altre, forse la più costosa è questa. La Polini si attesta su un costo di circa la metà, infatti eccellente il rapporto qualità-prezzo. Poi abbiamo una testa Piaggio originale e poi una testa che brutta ma buona, sporca ma di particolare, molto rara. Questa qui è la testa in dotazione al kit 200 Piaggio che veniva montato sulla cosa per esportazione in Germania. E come vedete ha una camera, non ha gradino quasi, c'ha solo 0,5 millimetro di gradino qui contro l'1,5 millimetro della testa normale. Ha la camera di scoppio molto più profonda, l'hanno fatta per ottimizzare lo squish per quanto possibile, e infatti hanno scavato nella fusione originale, e la candela è a passo corto, c'ha la filettatura corta. Passiamo alle altre. Questa è una testata Pinasco a candela centrale Magnicure del 177 che è stata privata in maniera veramente un po' imprecisa del bordino, dovevamo fare una prova, adesso dovrà essere ripresa il tornio per pareggiarla. Comunque la camera di scoppio è come era standard, è solo stato levato il gradino, e invece questa è sempre una testa Pinasco uguale all'altra, alla quale alla quale pure è stato tolto il gradino, però a questa è stato fatto un adattamento particolare. Siccome è stata montata su un 187 cc ricavato da un Polini 177 in corsa lunga, per avere volume in camera di scoppio senza allontanarsi troppo con lo squish, è stata scavata la testa e trasformata in passo corto, quindi elevando verso l'alto la cupola. E ultima, la testa molto particolare, anch'essa rara ormai, della Cosa 125. Questa qui è passo lungo, però ha una conformazione della camera di scoppio molto simile a quella del 200 in alluminio originale Piaggio, cioè protesa molto verso l'alto. E questa è la prima carrellata. Le candele. Ecco le candele, la differenza. Ora vi diremo come accoppiarle alle teste o come sia opportuno farlo. Vedete che sono differenti queste candele. Queste lo sono anche
anche per gradazione, una è una 8, una è una 9, ma la differenza importante è nella forma della parte esposta in camera di scoppio, cioè che l'elettrodo centrale, quello isolato e anche l'altro sporgono di più, quindi quella denominata dalla sigla BP, in questo caso R perché è resistiva, questa è una BPR9ES, questa qui, ha un elettrodo prominente più esposto in camera di scoppio, l'altra è una normale B8ES ed è meno protesa in camera di scoppio. Ora vedremo come accoppiarle. Abbiamo pensato di farvi vedere le modalità di questo accoppiamento perché abbiamo notato che le candele montate su teste diverse capitavano in posizione molto diversa e in alcuni casi l'utilizzo di una candela normale faceva sì che la parte esposta, quindi la scintilla, fosse in una posizione troppo decentrata e comunque sfavorevole. Cominciamo con le candele a passo corto, ma comunque la distinzione qui non è tanto tra passo corto e lungo quanto tra elettrodo prominente e non, quindi per farvi vedere questa testata qui è quella Pinasco che prima vi avevo fatto brevemente vedere e che ha la cupola scavata per aumentare il volume della camera di scoppio e quindi è stata trasformata da passo lungo a passo corto. Ora ci avvito questa candela che è una candela normale e come si può vedere, eccola qui, adesso mancherebbe mezzo giro da restringere con la chiave, ma insomma siamo lì. La candela rimane molto in alto e molto infossata. Se invece ci metto la candela elettroprominente, l'elettroprominente riesce a sporgere un pochino in camera di scoppio. Su questa testata, sul motore sul quale era montata questa testata, le prestazioni sono cambiate in maniera sensibile, passando dalla candela normale a quella elettroprominente, fermi restando tutti gli altri parametri. Perché le turbolenze che si creano in camera di scoppio lambivano meglio la candela la candela elettroprominente e quindi la combustione si sviluppava meglio. La differenza era veramente sensibile. Ora, perché non montarla dappertutto? Perché bisogna stare attenti che la candela non capiti troppo vicino al pistone, perché altrimenti può essere pericoloso, si può surriscaldare, si può anche bucare il pistone. In particolare è sempre sconsigliabile in quelle camere di scoppio toroidali bellissime che ci sono sui motori a due tempi moderni, in cui la candela è già al centro della situazione, dello scenario della camera di scoppio, quindi non c'è bisogno di avvicinarla ulteriormente, si rischia solamente. A proposito, adesso passo a una passo lungo, ma è sempre la Pinasco, così come mamma Pinasco l'ha fatta. Su questa candela così, se su un 177 non in corsa lunga, per cui si lascia la camera di scoppio originale e tutto rimane com'è, non serve, anzi potrebbe essere pericoloso montare una candela elettroprominente come questa, perché va a finire che sporge molto e si avvicina troppo al pistone. Qui non è da farsi. Io non ho fatto questa prova, nel senso che non so se le prestazioni aumentano, non credo che aumentino, non c'è da aspettarselo perché non c'è motivo che lo facciano, ma il rischio che si corre è notevole. Ed è un espediente questo a cui ricorrono anche le case costruttrici, cioè ci sono dei motori che montano la candela elettroprominente proprio per questo motivo. Quindi sono scelte che si fanno esattamente in questa maniera. Allora, vediamo, passiamo a questa qui è la candela, è la testa del 200 in alluminio Piaggio originale. Questa qui è passo corto, anche se è 200, perché è stata lavorata, la Piaggio ha fatto qualcosa di simile a quello che ho fatto io, o io ho fatto qualcosa di simile a quello che ha fatto la Piaggio su questa testata qui del 177. Come vedete la candela normale qui rimane molto infossata e con quella elettroprominente funzionerebbe molto meglio. Quindi è questo l'aspetto che bisogna valutare a seconda della testa che ci capita in mano. Passiamo alle teste, insomma, passiamo a quest'ultima del 125. Ecco, questa qui è quella della cosa originale e anche qui è il classico caso in cui l'elettroprominente che sto montando ora capita al posto giusto. Va benissimo l'elettroprominente qui, non succederà nulla, le prestazioni aumenteranno solamente, senza rischi.
Parlo di incrementi avvertibili, non è che non sono sfumature o inezie. Ora prendiamo la testa Malossi. La testa Malossi è uno dei casi in cui, sebbene funzioni in maniera soddisfacente anche con l'elettrodo normale, l'elettrodo prominente potrebbe dare delle migliorie. Io questa prova specifica non l'ho fatta, però io personalmente l'ha fatta Damiano su un motore e ha riscontrato un miglioramento, e in effetti si vede che l'elettrodo normale rimane molto infossato, perché una testa, questa qui, ha candela laterale, per modo di dire, c'ha un prolungamento del foro per far sì che capiti al centro, però capita al centro sì, ma montando l'elettrodo normale rimane infossato, quindi l'elettrodo prominente qui risolve il problema. Lo monto e ve lo faccio vedere. Vedete che l'elettrodo arriva in una posizione in cui si affaccia in camera di scoppio e non rimane infossato nel canale aggiuntivo alla filettatura che hanno fatto. Tolgo e passiamo a un caso in cui invece sarebbe molto sconsigliabile l'adozione della candela elettroprominente, ovvero in particolare su questa testa qui. Questa testa ha una camera di scoppio poco protesa verso l'alto, e qui io non la monterei per niente la candela elettroprominente, perché è un altro caso in cui ci avviciniamo pericolosamente al pistone e non cambierebbe nulla, nelle prestazioni probabilmente non cambierebbe neanche niente. Passiamo ora alla testa Polini, in cui insomma dipende dalle condizioni del motore, dallo squish adottato. Forse su questa testa questa è un pochino una via di mezzo, si potrebbe anche evitare, probabilmente non succedono danni, però non ci sono motivazioni specifiche per montarla. Insomma, dove si può evitare è meglio evitare, ci deve essere un motivo per montare l'elettroprominente. E poi per ultima la testa originale, anche questa qui. Questa è quella originale Piaggio normale, e qui si tratta di un motore, cioè sul motore originale Piaggio, dove viene montata normalmente una testa del genere che è estremamente rozza. Insomma, non ha neanche senso montarci la candela elettroprominente. Io adesso l'avvito e certo potrebbe dare qualche risultato, assolutamente no, però se si fa lavorare la testa con uno squish differente, se ci si avvicina da questa forma, si passa a una forma più simile a quella della testa MMV, allora l'elettroprominente è sconsigliabile. Si potrebbe tentare sull'originale, ma sul motore originale le prestazioni sono così modeste che insomma cambia veramente poco. Una considerazione, un'avvertenza: tutto quanto visto su queste teste non vale solo per i motori Vespa, ma si applica a tutti i motori, a 2 tempi ma anche a 4 tempi. Quindi per valutare l'opportunità di mettere una candela elettroprominente dovete guardare con attenzione la testa e vedere se è il caso secondo le indicazioni che vi abbiamo dato oggi. Ora volevo aggiungere, anche se sono cose forse trite e ritrite o forse no, dipende, una piccola considerazione però breve sulla gradazione termica, che nulla a che vedere con la prominenza dell'elettrodo, cioè la B8ES ha una gradazione termica uguale alla BP8ES, è solo la conformazione dell'elettrodo che cambia. Non esistono candele estive e invernali, perché la differenza di temperatura esterna non cambia nulla rispetto alle centinaia di gradi a cui è esposta la candela, che deve funzionare in un range compreso tra i 350 circa e i 750-800 gradi massimo, perché altrimenti fa autoaccensione, mentre sotto i 350 si copre dei depositi carboniosi che diventano conduttori e la mettono a massa. Nel dubbio meglio candela fredda che calda,
perché la candela fredda tende a sporcarsi e la potete sostituire con un'altra, magari passando alla gradazione termica più calda. Se la mettete troppo calda rischiate di fare autoaccensione. Un'altra accortezza: attenzione a non giudicare la carburazione avendo messo la candela sbagliata, perché una candela troppo fredda potrebbe far apparire corretta una carburazione magra. Quindi e dopodiché ci vuole solamente un pochino di esperienza e un pochino di abilità per ragionarci sopra, specialmente quando ci si allontana dal settaggio originale del motore. Allora saluto tutti, rimetto le teste e la testa a posto e arrivederci e presto su White One Racing. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e condividilo con i tuoi amici. E ricorda, White One Racing non è un'officina, ma un'associazione sportiva dilettantistica che prepara motori solo a fini sportivi e solo ai propri associati.